nell'oscurità dello spazio, una stella morta ha fame. La nana bianca è il cadavere di una stella come il nostro Sole, un nucleo denso quanto una montagna compressa in un cucchiaino. Ma a differenza dei morti sulla Terra, questo cadavere stellare non riposa in pace. Ha una compagna, una gigante rossa, gonfia e vulnerabile. E la nana bianca la sta lentamente divorando. Come un vampiro cosmico attira a sé il gas della sua vittima. L'idrogeno fluisce in spirali sempre più strette, formando un disco incandescente. Ogni secondo, miliardi di tonnellate di combustibile nucleare piovono sulla superficie del mostro. Ma c'è un limite, un punto di non ritorno. Immagina di riempire un palloncino. Puoi soffiare una volta, 2, 10, ma prima o poi esplode. Sulla nana bianca sta succedendo qualcosa di simile, ma su scala cosmica. L'idrogeno rubato si accumula sulla superficie come neve su un tetto. Ma questa neve è compressa da una gravità 100.000 volte più forte di quella terrestre. Gli atomi vengono schiacciati sempre più vicini. La temperatura sale 10 milioni di gradi, 50 milioni, 100 milioni. A questo punto l'idrogeno non è più idrogeno, è una bomba termonucleare pronta a esplodere. Sulla Terra questo processo alimenta le bombe H, ma qui la bomba è grande quanto un pianeta. E non c'è nessuno a premere il grilletto, la fisica fa tutto da sola. 3, 2, 1, bang! In un istante l'intera superficie della nana bianca si accende. Non è un'esplosione come quella di una bomba, è fusione nucleare simultanea su scala planetaria. La luce generata è così intensa che per qualche ora questa stellina invisibile diventa più brillante di 100.000 soli. Nel cielo notturno appare una nuova stella, ecco perché la chiamiamo nova. Ma l'esplosione non è simmetrica. 2 getti di materiale sparano in direzioni opposte, a velocità di quasi 4.000 km al secondo. È come se qualcuno avesse schiacciato un tubetto di dentifricio cosmico. E la cosa più incredibile? La nana bianca sopravvive. È ancora lì, intatta, pronta a ricominciare il suo banchetto. Ma l'esplosione non è finita. Pochi giorni dopo, qualcosa di ancora più violento accade. Un secondo getto, più veloce del primo, viene sparato dalla nana bianca. Viaggia a 5.500 km al secondo, quasi il doppio della velocità del getto precedente. Quando il getto veloce raggiunge quello lento, è come un'auto sportiva che tampona un camion a 20.000 km all'ora. L'impatto genera un'onda d'urto così potente da accelerare particelle fino a velocità prossime a quella della luce. Queste particelle producono raggi gamma, la forma di luce più energetica dell'universo. Per qualche giorno, una nova può emettere più raggi gamma di un'intera galassia. È un acceleratore di particelle naturale grande miliardi di chilometri. Non tutte le novae sono uguali. Nel 2021 gli astronomi hanno osservato 2 esplosioni completamente diverse. V274 Hercules è stata una delle novae più veloci mai viste. Ha raggiunto il massimo splendore in meno di 16 ore, il tempo di una giornata lavorativa. Poi è svanita nel giro di pochi giorni, lasciando dietro di sé getti violenti e asimmetrici. VI 1405 Cassiopeiae, invece, ha preso il suo tempo. 53 giorni per raggiungere il picco, quasi 200 per affievolirsi. Ma la sorpresa è stata un'altra. Il materiale espulso non è fuggito subito. È rimasto intrappolato in un bozzolo che avvolgeva entrambe le stelle del sistema binario. 2 esplosioni, 2 personalità completamente diverse. Eppure, lo stesso processo fisico alla base. Le novae sono più di semplici fuochi d'artificio cosmici. Sono laboratori naturali dove possiamo studiare la fisica più estrema dell'universo. Negli ultimi 15 anni, il telescopio spaziale Fermi
ha rilevato raggi gamma da oltre 20 novae. Ogni esplosione ci insegna qualcosa di nuovo sulle onde d'urto, sull'accelerazione delle particelle, sulla fisica nucleare. E c'è di più. Si stima che oltre il 10% delle stelle nell'universo faccia parte di sistemi binari così stretti da interagire come la nostra nana bianca e la sua vittima. Miliardi di vampiri cosmici che prima o poi esploderanno. Ma la storia non finisce qui. Dopo l'esplosione, il vampiro riprende a nutrirsi. L'idrogeno ricomincia ad accumularsi. E tra qualche decennio o qualche secolo, un'altra nova illuminerà il cielo. Alcune nane bianche hanno esploso centinaia di novae nella loro storia. Ma c'è un finale possibile ancora più spettacolare. Se la nana bianca accumula abbastanza massa, circa 1,4 volte quella del Sole, non esploderà più in superficie. Collasserà completamente in una supernova di tipo Ia, un'esplosione così brillante da essere visibile a miliardi di anni luce di distanza. Ma questa è un'altra storia. Da qualche parte, là fuori, in questo momento, una nana bianca sta accumulando la sua prossima esplosione. E quando esploderà, per qualche notte, una nuova stella apparirà nel nostro cielo. Un promemoria che anche i morti nell'universo possono tornare a brillare.